La discarica di Trebiciano è una di quelle che racconta meglio la storia dell'inquinamento del Carso. È stata in effetti discarica del comune di Trieste per 15 anni, dal 1960 al 1975. È stata utilizzata comunque anche successivamente, anche una volta che era stata chiusa. Discarica principale del comune di Trieste, in cui venivano smaltite grandi quantità di rifiuti organici, ma qui sono stati poi buttati purtroppo anche a rifiuti tossico-nocivi, rifiuti inorganici, fanghi industriali e quant'altro proveniva non solo da Trieste, ma anche da altre parti d'Italia. E una delle cose che è più preoccupanti di quest'area, in cui ricordiamo si trova l'abisso di Trebiciano, non molto lontano da questa zona, a circa 500 metri da qui, a 329 metri di profondità, appunto scorre il fiume Timavo. Bene, in quest'area sono stati smaltiti anche residuati bellici e prodotti dell'arsenale di guerra chimica italiano. Si parla di quelle armi chimiche che dovevano essere fatte sparire alla fine della seconda guerra mondiale. Non si trovava un'ubicazione per questi fusti contenenti gas benefici ed altre armi anche batteriologiche, e quindi venivano temporaneamente sistemati in depositi provvisori. A Trieste in particolare questo è stato fatto utilizzando sia il porto Franco, il porto internazionale, che era un'area di, si può dire, libero transito per ogni tipo di materiale, quindi anche di rifiuti, sia poi smaltendo questi fusti nell'ambiente, quindi disperdendoli nel Carso o a mare. Anche qui a Trebiciano c'era la discarica, però c'era un traffico spaventoso. Oltre a tutti i camion della lentezza urbana c'erano i vari camioncini, furgoncini che portavano le cose da città. Quando arrivavano qui trovavano la fila davanti e invece di scendere, invece di aspettare il loro turno, voltavano nel primo sentiero a destra o a sinistra e la prima dolinetta scaricavano tutto quello che avevano e scappavano via. C'è una collinetta alta una decina di metri, in realtà quella collinetta sorge al di sopra di alcune doline che erano profonde altre decine di metri. E sono centinaia di metri cubi, migliaia di metri cubi di materiale di cui non si sa praticamente niente. Il punto preciso in cui ci troviamo, qui nell'area dell'ex discarica di Trebiciano, è una dolina che appunto in cui sono stati buttati questi fusti molto probabilmente contenenti i prodotti dell'arsenale di guerra chimico italiano. Questi fusti sono rimasti qui scaricati nel terreno per decenni, fino a quando appunto non è stato dato l'allarme, cioè non è stato detto: guardate, questo potrebbero essere proprio quei fusti contenenti quei prodotti pericolosissimi, quindi prodotti delle armi chimiche italiane. Dopodiché, quando questa notizia è stata pubblicata, quei fusti sono spariti. Questa per esempio è una delle doline in cui si trovavano. Si parla di fusti di ferrocemento di circa 2,5 metri di altezza.
La discarica di Trebiciano veniva utilizzata intensamente appunto in un periodo in cui il comune di Trieste aveva grosse difficoltà per lo smaltimento dei propri rifiuti e nello stesso momento i comuni del territorio di Trieste, gli altri 5 comuni appunto, avevano la necessità di trovare un'area di discarica. Quest'area di discarica era stata poi individuata qui sul Carso, a 2 chilometri circa, e a meno di 2 chilometri dal confine con la Slovenia, con l'attuale Slovenia, e quindi l'area di Trebiciano, che era un paese appunto abbastanza isolato, era stata scelta sia per le sue caratteristiche di territorio appunto a parte, isolato, per l'orografia del terreno, con la presenza di numerose doline che bene si prestavano, secondo le autorità, allo smaltimento di grandi quantità di rifiuti, sia appunto perché si poteva tenere meglio sotto controllo da parte delle amministrazioni pubbliche, o meglio delle autorità italiane, i rifiuti che qui venivano portati. In effetti qui si è avuto una vera guerra portata a danno dell'ambiente, del Carso, perché da discarica da semplice discarica del comune di Trieste per rifiuti organici, quest'area è diventata poi punto di smaltimento per rifiuti tossico-nocivi provenienti appunto da altre zone, soprattutto da fuori Trieste, dall'Italia. E come funzionava questa discarica? Erano state individuate le doline più grandi, che erano profonde anche 20 metri. Queste doline venivano completamente riempite di rifiuti, parliamo di materiale mescolato, quindi quello che doveva essere all'inizio solamente materiale da riporto selezionato, poi è diventato un mix di fanghi industriali, ceneri provenienti dagli inceneritori e quant'altro doveva essere smaltito senza alcun controllo. Quando le doline venivano riempite, appunto, una dolina veniva riempita, si passava a quella vicino. Così si è arrivati addirittura a creare delle colline di rifiuti. Quindi adesso una delle principali ex doline dell'area di Trebiciano è diventata una montagna, un cumulo di rifiuti che si sopraeleva per circa una quindicina di metri dal terreno circostante. E nell'occasione le autorità italiane avevano ben pensato di occultare poi anche altri tipi di rifiuti in queste doline, appunto, seppellendovi fusti di materiali di rifiuti tossico-nocivi, tra cui quelli appunto provenienti dagli arsenali di guerra chimica che dovevano essere smaltiti al di fuori del controllo e degli sguardi diciamo indiscreti. Così purtroppo l'intera area di Trebiciano è stata trasformata in una delle zone più pericolose che esistono ancora oggi sul Carso. Noi abbiamo fatto le prove di tracciamento, buttiamo 1000 litri d'acqua, che sono niente, una basecola rispetto a quello che può provocare una pioggia, e abbiamo visto che dopo poche ore l'acqua la troviamo a 300 metri di profondità, praticamente passa senza nessun impedimento, senza nessun filtro, senza niente. Il vantaggio momentaneo è che noi adesso non stiamo adoperando l'acqua del Timavo per usi potabili, ma adoperiamo quella dell'Isonzo, che però è miscelata con altre acque di origine carsica, e momentaneamente stiamo tralasciando il Timavo. La nostra paura è che continui l'inquinamento di questo fiume.
invece riuscire a capire cosa si trova ancora qui sotto. Ufficialmente sappiamo che qui sono state smaltite oltre 600.000 metri cubi di rifiuti vari, quindi terra, materiali provenienti dagli scavi di edilizia mescolati a fanghi industriali o prodotti di scarto delle lavorazioni delle raffinerie, quindi idrocarburi, petroli, oli esausti, più appunto materiali e rifiuti di origine sconosciuta contenuti in fusti che sono stati seppelliti a varie profondità nelle tante doline che appunto costellano l'area della discarica di Trebicciano. Quindi l'unica prova certa che ci troviamo di fronte a un disastro ambientale di grandi proporzioni è dovuta alle analisi che sono state fatte ancora nella metà degli anni 90, analisi parziali per andare a controllare in alcune di queste doline qual è appunto la composizione del terreno. I carotaggi fatti fino a circa 15 metri di profondità, tra i 15 e i 20 metri di profondità, hanno portato in evidenza la presenza di rifiuti disomogenei, la presenza comunque di metalli pesanti o idrocarburi e terreni con colorazioni molto particolari che vanno dal verde all'azzurro al blu metallico, quindi certamente tutti prodotti innaturali. Le ricerche su questo inquinamento pesante e persistente nell'area di Trebicciano però sono state molto parziali, quindi non sono state approfondite e non si è andati a verificare quale era stata poi la conseguenza del pesante inquinamento del terreno sul sottostante appunto e falda in questo caso fiume Timavo che scorre appunto proprio qui sotto. Bisognerebbe quindi certamente provvedere ora ad accertare qual è lo stato ad oggi degli inquinamenti nell'area, ma certamente questo porterebbe a individuare che questo inquinamento è molto più esteso di quello che finora si è immaginato, anche perché molte aree che non sono state inserite all'interno di questa discarica sono risultate poi essere pesantemente inquinate, doline a una qualche distanza dall'area principale di discarica e pesantemente inquinate appunto e contaminate da materiali di origine sconosciuta. Abbiamo fatto in una grotta vicino alla discarica dell'analisi chimica che ha dato risultati sconfortanti proprio, però erano analisi fatte praticamente in casa, senza nessun valore oggettivo o legale. Noi non è che facciamo la battaglia dei mulini a vento, noi cerchiamo di convalidare le nostre supposizioni, abbiamo pubblicato i dati, nessuno mi è sembrato interessato. Abbiamo fatto dei prelievi d'acqua in una grotta, analisi chimiche, confrontato l'acqua di Trebicciano e l'acqua di un'altra grotta di percolazione normale con questi risultati qui, ci sono delle forti discordanze effettivamente. Qui siamo sul punto sommitale di
una delle colline di rifiuti realizzate riempendo le doline nella discarica di Trebbiciano. Siamo appunto in una delle colline appunto maggiori che si sopraeleva per circa 15 metri rispetto al terreno circostante, e questa in realtà era una grande dolina che è profonda una quindicina di metri, che è stata appunto completamente coperta di rifiuti. Quindi qui sono state smaltite grandi quantità di rifiuti mescolati in modo incontrollato naturalmente. Ancora oggi anche qui abbiamo affioramenti dal terreno indeterminate, soprattutto quando piove, di acqua con oleosa, con chiazze oleose, appunto a riprova che qui sotto si trovano anche rifiuti quali idrocarburi, oli esausti che sono stati scaricati in grandi quantità nel terreno che ne è ancora completamente impregnato. Sul fondo di questa dolina troviamo affioramenti di idrocarburi in questo laghetto appunto che si forma soprattutto in occasione delle precipitazioni, e questo perché è una di quelle doline nell'area della discarica di Trebbiciano in cui venivano smaltiti gli oli esausti, gli idrocarburi, con appunto le cisterne che si portavano direttamente sul bordo appunto dell'area di questa dolina, scaricavano direttamente con i manicotti appunto i reflui e gli oli esausti sul fondo, e questo è andato avanti purtroppo per anni, ha portato a inquinare pesantemente i versanti di questa dolina, quindi che sono tuttora impregnati di idrocarburi, da cui questo fenomeno diciamo innaturale del riaffioramento degli oli, degli idrocarburi appunto ogni volta che si verificano precipitazioni. Sul versante poi su un versante di questa dolina troviamo anche pacchi di batterie scaricati qui, appunto sono batterie vecchie di decenni che hanno purtroppo certamente pesantemente contaminato il terreno.